Prima di andare a Varsavia, guardate questo video. Scopriamo insieme le principali attrazioni. Ci troviamo ora nella piazza del castello. Come potete vedere è ampia e c'è in mezzo la colonna dedicata al re Sigismondo III, che nel 1569 spostò la capitale da Cracovia a Varsavia, con grande scorno dei cracoviani. Dirigiamoci ora verso il castello qui vicino, passando per i suoi giardini. Il Castello Reale di Varsavia è un palazzo barocco che fu la residenza ufficiale dei monarchi polacchi dal XVI al XVIII secolo. Le sue origini risalgono al XIV secolo, quando in città venne costruita la Grande Torre. Nel 1596 il re Sigismondo III scelse il castello come residenza, quando Varsavia divenne capitale del regno. Il castello fu ristrutturato e ampliato nel corso dei secoli, assumendo la sua forma attuale nel XVII secolo. All'interno del castello si trovano sontuose sale decorate con affreschi, arazzi, stucchi e mobili d'epoca. Qui vediamo la Sala dei Cavalieri, che una volta ospitava le riunioni della nobiltà polacca. Ed ecco la Sala del Trono. Vediamo ora le altre stanze, tutte riccamente decorate, una vera festa per gli occhi. Purtroppo, il castello, così come la maggior parte della città, fu sistematicamente distrutto dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, come rappresaglia per la rivolta di Varsavia del 1944, di cui parleremo nel prossimo video. Ma negli anni 70, grazie all'impegno del popolo polacco, il castello, come buona parte della città vecchia, è stato ricostruito fedelmente al suo aspetto originale. Usciti dal castello, dirigiamoci quindi verso la Basilica di San Giovanni. Questa maestosa basilica risale al XV secolo, ma è stata ricostruita e restaurata numerose volte, a causa di incendi e distruzioni durante la storia turbolenta della città. L'attuale struttura risale al dopoguerra. Andiamo adesso verso Piazza del Mercato. Il Mercato Vecchio è il cuore della città vecchia e di tutta Varsavia. È nato alla fine del XIII secolo, nello stesso momento in cui è stata fondata la città. Qui si tenevano fiere e occasionalmente esecuzioni, e i rappresentanti delle corporazioni e dei mercanti si incontravano nel municipio, demolito nel 1817. Le case che vedete furono ricostruite in stile tardo barocco all'inizio del Settecento. Al centro della piazza potete ammirare la statua della sirena, simbolo di Varsavia.
Sapete cos'è un barbacane? Ce n'è uno a Varsavia. Il barbacane è una struttura difensiva medioevale che serviva come opera di sostegno o di protezione aggiuntiva rispetto al muro di cinta. È possibile ammirarlo e anche passeggiare sulle mura vicine. Dopo aver visitato il centro città, possiamo prendere uno degli efficienti autobus e andare a visitare il Parco Lazienki. Con i suoi sentieri alberati, i simpatici scoiattoli e gli edifici storici, è un'oasi di tranquillità e bellezza naturale. È stato originariamente creato nel XVIII secolo come un'area di svago per il re Stanislao ed è diventato uno dei parchi reali più affascinanti d'Europa. Il parco è oggi dedicato al compositore Chopin e se siete fortunati potrete assistere a un concerto gratuito. Tornando indietro, ci accorgiamo che Varsavia è una città romantica anche di notte. Immergiamoci quindi insieme nelle sue strade. Segui il canale per il prossimo video su Varsavia. A presto!